Cosa serve per realizzare una sala home theater living room? Farò una breve sintesi di tutti gli elementi che servono per realizzare un soggiorno che possa essere utilizzato anche come sala home theater. La sala home theater per eccellenza è quella che è composta da file di divanetti, videoproiettore con schermo e in sostanza è un cinema in miniatura. Però diciamo che questo tipo di stanza, di sala, non tutti possono averla. L'esempio di cui vi parlerò in questo video invece è alla portata di tutti. Quindi partiamo dal nostro soggiorno. La prima grande scelta è TV o videoproiettore. Il TV si vede bene anche di giorno e con le luci accese, però le dimensioni dello schermo mediamente sono molto più piccole rispetto a un sistema di videoproiezione. Stare molte ore di fronte a un televisore risulta abbastanza stancante per la vista, anche per il fatto che abbiamo una luce diretta verso gli occhi. Se scegliamo la soluzione col videoproiettore, lo schermo mediamente sarà molto più grande rispetto a una TV, la visione sarà più immersiva e l'esperienza sarà più cinematografica, o meno, più vicina a quella che è se andiamo al cinema. Di contro anche con la luce artificiale o la luce che proviene dalla finestra va ad alterare la nostra immagine e in caso di pieno giorno o finestre molto grandi che entra molto luce probabilmente non si vedrà quasi niente. Riguardo ai colori di una stanza in un contesto home theater living room, io preferisco i grigi, toni grigi. Cercherei di evitare il bianco, o meno, non farei tutta la stanza bianca, proprio per evitare riflessi. Questo soprattutto se si sceglie la soluzione col videoproiettore. Anche il divano è importante, deve essere comodo e col poggiatesta, per evitare di stancarsi soprattutto nei film molto lunghi. Dobbiamo definire la tipologia di home theater, quindi se fare un 5.1, 7.1, 9.1 o Dolby Atmos. La soluzione più immersiva e più innovativa è ovviamente il Dolby Atmos. Poi dobbiamo decidere che tipo di speaker utilizzare, se ad incasso, se in appoggio, se fissati a muro. Ci sono tante tipologie, diciamo un po' per tutti i gusti. È fondamentale cercare di rispettare il più possibile la predisposizione di un impianto home theater. Quindi, esempio, non so, la posizione degli speaker rispetto al punto d'ascolto, le altezze, la simmetria. È ovvio che in un salotto, in questo contesto che è un home theater living room, si cerca di fare il meglio che si può, quindi ci si adatta, perché, come abbiamo detto all'inizio, non è una stanza dedicata a questa funzione. Però rispettare il più possibile vuol dire portarsi a casa, vuol dire avere un sistema che poi lo si va a apprezzare pienamente. Se ti serve qualche predisposizione nello specifico, scrivimi nei commenti, ti posso inviare qualche dettaglio. L'acustica della stanza non può essere molto riverberante, altrimenti si vanificherà completamente il risultato. Dobbiamo prevedere di inserire superfici fonoassorbenti all'interno della nostra stanza. Quindi pannelli acustici. Li possiamo mettere, se abbiamo adottato la soluzione con la videoproiezione, anche dietro lo schermo, se si riesce, diciamo, funzionalmente. O altrimenti si possono mettere nel primo terzo della stanza, che possono essere nelle pareti, nel soffitto. Ovviamente ci sono calcoli da fare, c'è un lavoro dietro, diciamo, importante, non si possono mettere a caso. Però è importante comunque correggere l'acustica, perché è fondamentale per avere un ascolto di qualità, per avere un ascolto immersivo, altrimenti diciamo che tutto è confusionale, si perde anche l'intelligibilità del parlato, quindi molti dialoghi che magari non sono chiari, sono un po' in sottofondo, rischiano di mascherarsi, rischiano di diventare un qualche cosa che poi non è compreso. I pannelli fonoassorbenti andrebbero inseriti comunque in maniera simmetrica, quindi non ha senso metterli solo nella parete di destra se poi la parete di sinistra, ad esempio, abbiamo un intonaco. Disporli in maniera simmetrica vuol dire anche avere un ascolto, diciamo, più simmetrico. Vanno benissimo tappeti pesanti che vanno a smorzare la riflessione che arriva dal pavimento. Il mobile che conterrà le nostre elettroniche dovrà essere profondo almeno 50 cm e se avete amplificatori top, amplificatori diciamo di fascia alta, meglio una profondità di 55-60 cm perché sono molto più ingombranti e quando si vanno a inserire i connettori questa profondità aumenta, perché molte volte uno guardando il manuale, non so, va a comprare un amplificatore, l'amplificatore c'è scritto che è lungo, non so, 45 cm, uno dice bene, perfetto, ho il mobile di 46 di profondità utile interna, è perfetto,
Sì, ok, ma non ho ancora inserito i connettori. Quando vado a inserire gli HDMI o altri connettori, poi non ci sta più dentro. Ci deve essere una buona dissipazione del calore, quindi ci deve essere l'aria in entrata e l'aria in uscita, quindi entra aria fresca ed esce aria calda. Ci sono dei mobili costruiti appositamente, aziende che fanno dei prodotti specifici per questo tipo di utilizzo, o altrimenti se uno utilizza mobili in commercio, magari il consiglio è di usare magari le ante aperte o lo scorrevole aperto, o fare delle modifiche e fare in modo che ci sia questo passaggio di aria. Per far funzionare i nostri speaker servono ovviamente tutte le elettroniche. Punto di partenza: il nostro buon amplificatore audio-video, le sorgenti. Poi per gli amanti del gaming, PlayStation, Xbox, io consiglio sempre di corredare questa stanza, quindi home theater, living room, con tutte quelle cose che ci fanno star bene. Chi è solo un appassionato di cinema, ok, ci fermiamo all'amplificatore audio-video, ci fermiamo alle sorgenti, però avere una stanza home theater per un amante del gaming è fondamentale, perché ormai quasi tutti i giochi sono in Dolby Surround, quindi insomma giocare con un effetto di questo tipo o davanti a uno schermo di proiezione o magari anche un TV di grandi dimensioni offre un'esperienza di gioco completamente diversa, molto più immersiva e molto più appagante. Un buon telecomando intelligente è fondamentale per una stanza di questo tipo e deve gestire gli scenari. Esempio, scenario film. Io schiaccio un bottone e devono succedere tante cose. Si deve accendere il videoproiettore o la nostra TV, si deve accendere l'amplificatore audio-video, poi si deve settare nell'ingresso giusto, si dovrà accendere la sorgente, poi magari si possono spegnere le luci. Tutto questo deve succedere solo premendo un bottone e questa è una funzionalità che volendo uno se la potrebbe risparmiare, però provate a fare tutti questi gesti con telecomandi diversi o premendo pulsanti diversi. La praticità va praticamente a zero, quindi è importante dotarsi di un buon telecomando. Ce ne sono tantissimi in commercio, diciamo, dai più economici ai più evoluti. E quindi premendo un bottone siamo pronti a vedere il nostro film in streaming su Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Questi sono tutti i punti principali su cui lavorare per fare una sala di questo tipo. Poi ovviamente per entrare nello specifico è meglio affidarsi a un partner, a un tecnico specializzato. Però diciamo che questo video serve anche per mettere nell'ottica delle idee di quello che si andrà a fare e ci sono tanti punti che non sempre vengono toccati, come ad esempio il divano o altre cose, però sono scelte che vanno fatte ponderate, che vanno fatte bene. Anche la scelta del mobile: molti magari acquistano il mobile del salotto pensando di metterci le elettroniche senza guardare al raffreddamento, senza guardare alla profondità, e invece questo è fondamentale. Per qualsiasi dubbio o domanda o se vuoi approfondire, scrivimi nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, grazie, a presto!